Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui raccontiamo il mondo dello spettacolo con calma, rispetto e un ritmo chiaro, perfetto anche per chi ascolta in text-to-speech. Se apprezzate gli approfondimenti lunghi e curati, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e, se volete sostenermi in modo diretto, cliccare su Unisciti. Il vostro supporto rende possibili storie come quella di oggi, che ha come protagonisti due nomi che seguite con passione, Mahsine Merabet e Cenk Torun. Da settimane l'attenzione attorno a loro cresce silenziosamente, senza scoop gridati né foto rubate da copertina. A far parlare, questa volta, non è un colpo di scena ma un dettaglio che ha il sapore delle cose vere, un gesto di presenza. Mentre Mahsine affronta un nuovo progetto cinematografico molto atteso, un film che la vede al centro della scena, senza comprimari di spicco, Cenk ha scelto una posizione tanto discreta quanto eloquente: esserci. Non come guest star, non come cameo di lusso, non come leva promozionale. Semplicemente, esserci. Cominciamo dal set. La produzione è blindata, l'accesso rigidamente regolato, i telefoni sigillati durante le riprese. Eppure, una manciata di dettagli è filtrata, sufficiente a restituire l'atmosfera. Fin dal primo giorno, Cenk è stato visto nell'area del Video Village, poco distante dai monitor, con le cuffie appoggiate al collo e un taccuino sottile tra le mani. Non dà indicazioni, non interferisce, non ruba il lavoro a nessuno. Saluta i macchinisti chiamandoli per nome, ringrazia chi sposta una luce, tiene la porta quando passano i truccatori con i carrelli. È una presenza che non occupa lo spazio, lo definisce. Il racconto di chi lavora lì è pieno di piccole scene che dicono molto. Una mattina di vento, Mahsine arriva con qualche minuto di anticipo, Cenk è già lì, una termos fumante e 2 bicchieri di carta. Lei sorride, prova un paio di battute sottovoce, lui ascolta e restituisce un accento diverso su una parola. Nessuna regia parallela, nessuna invadenza, complicità. Un pomeriggio, una scena particolarmente emotiva costringe la troupe a più ciak del previsto. Finita la ripresa, mentre tutti smontano, Cenk scompare per 5 minuti e riappare con una piccola scatola, frutta secca, 2 datteri, un quadratino di cioccolato fondente. La chiamano la pausa 3 minuti, abbastanza per recuperare energia, troppo breve per perdere la concentrazione. Sono gesti minimi, ma chi fa questo mestiere sa quanto contino. Non sono mancate le immagini, ma sono scivolate online con la stessa delicatezza con cui sono state scattate. Un'inquadratura laterale dalla sala trucco, Mahsine, seduta dritta, ripassa il testo, Cenk alle sue spalle legge la battuta di spalla in un tono neutro, lasciandole il ritmo. Un frame catturato in corridoio, i due si incrociano tra un cambio scena e l'altro, lei indica con il dito una nota sul copione, lui annuisce, poi si dividono, senza teatralità. Un'altra foto li ritrae all'uscita del capannone in un'ora blu incerta, quando il giorno non è più e la notte non è ancora, la troupe alle spalle, le scarpe impolverate, il passo allineato. I commenti dei fan raccontano un'emozione semplice: questo è amore che lavora in silenzio. Il progetto di Mahsine, stando a ciò che filtra, non è facile. Un personaggio che vive molte scene in solitaria, lunghi primi piani, silenzi pesanti da sostenere. È uno di quei ruoli che mettono l'attrice davanti a se stessa, dove la postura, il respiro e la pausa contano quanto le parole. Scegliere di affrontarlo senza la presenza scenica di Cenk accanto è una dichiarazione di intenti artistica, scegliere di farsi accompagnare fuori campo è una dichiarazione di maturità privata. La differenza tra ciò che si vede e ciò che sostiene ciò che si vede. Che cosa significa, allora, vedere Cenk al lavoro di Mahsine? Significa molte cose, tutte concrete e niente affatto scontate. Significa che una coppia può attraversare una fase di grande esposizione mediatica senza spettacolarizzare ogni minuto. Significa che il confine tra pubblico e privato può essere disegnato non con i muri, ma con la misura. Significa, soprattutto, che l'amore, quando c'è, sa scegliere i verbi giusti: proteggere, facilitare, alleggerire. Sono verbi che non fanno rumore, ma stabiliscono il tono. Dal lato della troupe, il ritratto di Cenk è sorprendentemente uniforme.
Un assistente regia racconta che si offre spesso di fare la copia tempo, si siede sulla marca, tiene la postura di un personaggio mentre regolano una luce, così l'attrice risparmia energie prima del ciak buono. Una parrucchiera dice che, nelle pause, lui si sposta di qualche metro per non intralciare il flusso. Un elettricista giura di averlo visto raccogliere un cavo a terra per evitare che qualcuno inciampasse. Non sono gesta epiche, sono buone maniere operative. E dentro un set, le buone maniere sono benzina. Naturalmente, fuori dal capannone la storia si allarga e cambia registro. I fan, che conoscono la loro parabola fin dagli inizi, leggono nei dettagli quello che speravano di rileggere: continuità. Non la ripetizione del passato, ma una qualità diversa, più bassa di volume e più alta di sostanza. Niente scatti orchestrati per far parlare, niente indovinelli social, solo rimandi sottili. Una canzone ripostata nella stessa giornata da entrambi, un'immagine di un libro sottolineato, lo stesso autore a distanza di ore, una ciotola di ciliegie su un tavolo di legno che qualcuno giura di riconoscere. Forse suggestioni, forse no. Ma, come sempre, non è l'indizio singolo che conta, è il disegno che si compone. Vale anche la pena di affrontare con lucidità l'obiezione più frequente: se è tutto così bello, perché non dicono chiaramente cosa sono, cosa saranno, cosa vogliono? La risposta più onesta sta nella scelta del tempo. In un'industria che brucia storie alla velocità di uno scroll, tenere i tempi significa difendere il futuro. Un annuncio affrettato darebbe soddisfazione immediata e renderebbe fragili i giorni successivi. Un racconto calibrato protegge il lavoro, che resta la priorità, e lascia che la vita privata maturi con il passo giusto. È una scommessa controintuitiva nell'era dei trend, ma è anche l'unica che può trasformare un presente felice in una trama che dura. Intanto, la lavorazione procede. Chi ha potuto assistere alle prove racconta che Massine sta scolpendo un personaggio di grande complessità, capace di cambiare temperatura emotiva dentro lo stesso respiro. Ci sono pagine di copione quasi mute, dove la storia avanza negli occhi e nelle mani. E c'è una scena, si dice, girata in un appartamento quasi vuoto, con una sola lampada accesa e un piatto di vetro sul tavolo, che avrebbe fatto scattare un applauso spontaneo dai monitor. Sono dettagli che accendono l'attesa senza tradire la sorpresa. E sì, tra una prova e l'altra, qualcuno ha colto una nota appiccicata su una pagina con una grafia non di Massine: ricorda il silenzio dopo la parola. Firmata? No. Necessaria? Forse sì. La domanda che sorge naturale è: che cosa cambierà dopo questo film? La risposta, per ora, sta in 3 scenari verosimili. Primo, una continuità discreta. Massine porta il film al pubblico, Chang la segue a distanza di sicurezza, i due scelgono di restare dove sono, vicino senza rumore. Secondo, una nuova collaborazione quando arriverà il copione giusto. Non per rievocare il passato, ma per affrontare qualcosa che li sfidi insieme. Terzo, una divisione delle traiettorie solo professionale più netta, compensata da un legame privato ancora più protetto. In tutti i casi, la parola chiave è la stessa: libertà. La libertà di non dover trasformare ogni gesto in contenuto, ogni istante in hashtag. C'è un aspetto che questa storia, a suo modo, consegna anche a noi che la raccontiamo: un cambio di prospettiva. Invisibile a prima vista, ma radicale. Non si tratta più di chiedere sono o non sono, ma come stanno scegliendo di stare. E la risposta, ad oggi, è chiara: stanno scegliendo di stare bene. Con il lavoro, con il tempo, con i confini. Stanno scegliendo di dire sì alle cose che nutrono e no a quelle che consumano. Stanno scegliendo una grammatica nuova dove la frase principale non è il gossip, ma la cura. Vorrei chiudere con un'immagine che vale più di tutte le altre. È notte, i furgoni stanno partendo, sul parcheggio restano gli ultimi coni arancioni. Dal capannone esce un filo di luce. Massine si ferma sulla soglia e allunga il braccio all'indietro come a cercare un equilibrio. Chang, un passo più indietro, posa istintivamente la mano sullo stipite in modo che la porta non richiuda di colpo. Nessuno guarda l'obiettivo. Non è una scena, non è un gesto studiato. È una coordinazione naturale tra due persone che si conoscono.
Se c'è un titolo per tutto questo, forse è semplicemente questo: amore che non fa rumore. Se questa ricostruzione vi è piaciuta, scrivetemi nei commenti quale immagine di Massine Merabet e Cenk Torun vi ha colpito di più in queste settimane: la concentrazione sul set, la presenza silenziosa, i segnali sottili sui social? Le riflessioni più interessanti finiranno nel prossimo video. E se volete continuare a seguire storie raccontate con questa cura, ricordate mi piace, iscrizione e campanella. Qui non inseguiamo i rumor, li mettiamo in ordine.